tutti, sono Anna, benvenuti in Cookrismas. Oggi andremo a fare un biscotto davvero particolare che a quanto pare è diventato famoso su TikTok. In realtà è un biscotto molto antico, tipico della zona dell'Alsazia, quindi quella parte di Francia che sta a confine con la Germania, ed è un biscotto tradizionale del periodo natalizio. Questo biscotto è molto particolare per il sapore, per le sue consistenze e anche per la lavorazione. Infatti richiede circa 3 giorni per essere fatto, però vi assicuro che ne vale la pena. Prima di essere infornato viene aromatizzato ulteriormente con i semi di anice che gli dà quella freschezza e quella caratteristica in più che non si trova facilmente in molti biscotti. Anche lo stampo tradizionale utilizzato dall'azienda produttrice rende questo biscotto davvero unico. Infatti sono tutti stampi ad impressione, sono fatti in legno e fanno sembrare questi biscotti dei piccoli bassorilievi, quasi delle piccole opere d'arte, ma vedremo come ottenere circa lo stesso risultato anche se non li abbiamo a disposizione. L'importante in questa ricetta non sono i passaggi, perché in realtà sono pochi e sono anche semplici, però bisogna saperli fare in modo corretto e soprattutto bisogna rispettare le tempistiche corrette. Quindi mi raccomando di stare qui e seguire bene il video, anche guardarlo più volte se è necessario, per riuscire ad avere un risultato davvero ottimo. Vi stupiranno. Quindi cominciamo! Allora, si comincia dalle uova. Prima di tutto vi consiglio di utilizzare una planetaria se ce l'avete. Se non ce l'avete va bene anche il mixer, quello elettrico a mano, però dovete avere una buona resistenza. Si mettono le uova e si cominciano a far montare. Si parte ovviamente da una bassa potenza per poi aumentare e si lasciano andare anche 10 minuti finché non vedete che sono belle spumose. Si passa agli aromi. Io ho messo vaniglia, ne ho messo circa un quarto di un bacello e poi ho messo un po' di aroma di mandorla amara. La ricetta originale non metterebbe nemmeno la vaniglia o la mandorla amara, andrebbe solo ad aromatizzarli prima della cottura, però a parer mio se ci mettete un po' di vaniglia prima o mandorla o entrambe come ho fatto io, o magari anche un po' di scorza di limone, è meglio, soprattutto se magari non vi piace l'anice e quindi andrete ad ometterlo dopo. Zucchero a velo va setacciato, non vi sembra necessario, però setacciatelo lo stesso, è un mio consiglio. Serve una montata molto leggera. Si incorpora qualche cucchiaiata alla volta, anche lì partendo da una bassa velocità per poi aumentare, e si lascia di nuovo montare il tutto 15, anche 20 minuti. Dovete vedere che diventa proprio bello chiaro, bello spumoso. Molto importante, è il primo passaggio e va fatto molto bene. Ora argomento uno dei più dibattuti della pasticceria, soprattutto ultimamente quando si parla di biscotti: ammoniaca per dolci. Se ce l'avete, se non vi dà troppo fastidio, cercate di fare uno sforzo e utilizzarla. È parte della ricetta tradizionale, quindi è un ingrediente che viene utilizzato da anni in pasticceria, non ha mai fatto male a nessuno. L'odore magari in cottura potrebbe dar fastidio, ma in questo caso è talmente poca che non la sentirete nemmeno. Se proprio non ce la fate, si può sostituire con la stessa quantità di lievito per dolci, però il risultato rischia di non essere lo stesso. Quindi consiglio di cuore, utilizzatela. Cosa rimane da fare? Aggiungere la farina. Anche qui importantissimo, farina per dolci, quindi bassissima quantità di proteine, e setacciata. Se non vi fidate, setacciatela anche 2 volte, deve essere super fine, deve essere veramente impalpabile, quasi una nuvola, quindi 0 grumi, mi raccomando. E anche questa, come si è fatto per lo zucchero a velo, si comincia a mettere a cucchiaiate, un pochino alla volta, si aggiunge mentre si fa ripartire la planetaria, bassa velocità, e farla andare giusto il tempo necessario per incorporarla. Come vedete io l'ho fatta andare proprio finché ho messo l'ultimo cucchiaio, dopo l'ho fatta andare un altri 10 secondi, in tutto ci avrò messo 2 minuti forse, e dopo ho preferito anche dare proprio le ultime 2 mescolate con una spatola in silicone a mano, perché deve diventare questo composto bello sodo, appiccichiccio, ma non deve lavorare troppo con la farina, se no rischieremo che cominci a formarsi del glutine e non va bene. Adesso cominciano i grandi tempi di attesa. Mettete tutto in una ciotola, pressate un pochino, coprite con della pellicola e va messo in frigo almeno 2 ore. Deve riposare, deve rapprendersi un pochino l'impasto, quindi voi lo prendete, lo mettete là, sta al fresco, può stare 2 ore, può stare 12 ore, può stare fino al giorno dopo. L'importante è che gli diate almeno un pochino di tempo di riposo.
Passato il nostro tempo di riposo, prima cosa procurarsi un bel po' di amido di mais che andrete ad utilizzare per le vostre mani e per il tavolo o la spianatoia che userete per lavorare l'impasto e per i vostri stampi. Quindi si tira fuori l'impasto dal frigo che è ben riposato, si compatta un po', si lavora un po' con le mani perché è ancora un pochino spumoso e si comincia a lavorare. Spessore abbastanza spesso, anche un pochino in base al tipo di stampo che andrete ad utilizzare, ma adesso vedremo come. Comunque un minimo, partire con un minimo di 7 mm, 8 mm, io non andrei più bassa perché dopo rischieremo che andando ad imprimere lo stampo si vada a fare proprio un buco e non vogliamo, se no bisogna reimpastare tutto e ricominciare da capo. Se non avete gli stampi originali che costicchiano un pochino, nessun problema, si possono utilizzare o mattarelli come questi che sono, come dire, scavati, fatti apposta per la frolla. Si riempiono bene anche questi di amido in modo che non vada ad appiccicare con l'impasto, si mette sopra l'impasto, si schiaccia un po' e dopo con un coltello, un coppapasta o quello che volete si vanno a ritagliare i vari biscotti della dimensione che volete. Se no, si trovano anche molto facilmente nei negozi, penso anche nei supermercati, nei negozi pasticceria o anche online, questi stampi ad impressione che ho utilizzato, ben spolverato di amido, mi raccomando, si vanno a imprimere bene nell'impasto, si tirano su, dopodiché si va a prendere una semplice formina anche per biscotti semplici, tipo per i canestrelli, si va a centrare il soggetto che abbiamo creato con l'altro stampo, si coppa intorno, finito. Ora arriva il momento cruciale per questa ricetta, quindi mi raccomando, fate attenzione. L'essiccatura, ossia si prendono i biscotti che hanno anche un bel po', mettiamo un altro po' di amido sotto, si mettono su una teglia, si cosparge un po' di amido anche lì, si mettono sopra e si lasciano seccare. Devono stare a temperatura ambiente, possibilmente in un luogo non umido, se no ci mettono molto più tempo. Devono seccare, dovete proprio vedere che cambiano anche di colore, diventano più biancastri, quasi un pochino grigi. Dateli tutto il tempo che gli serve, non abbiate fretta, 12, 24, anche 48 ore se è un ambiente particolarmente umido, li fate seccare. Ok, ci siamo, quindi quando praticamente vi sarete già dimenticati di questi biscotti, da quanto tempo li avrete lasciati da parte, sarà ora di andare a controllarli e vedere che siano ben secchi. Superficie secca, biancastra, non dico crepata, però si vede bene che è secca. Base secca. Dunque si passa ad aromatizzare, quindi prendete la teglia dove andranno cotti e andate a spargerci sopra, proprio così in modo casuale, dei semi di anice. Se non vi piace l'anice magari potete utilizzare un mix di spezie a vostro piacimento, è la stessa cosa, la ricetta originale richiede l'anice. Quindi andate a spargere l'anice sopra la carta forno sulla teglia che andrete a mettere in cottura e ci posizionate sopra tutti i biscotti. Andiamo a prendere i biscotti, li spostiamo dalla teglia lì e passaggio molto importante perché venga un bel piedino uniforme. L'ho provata varie volte questa ricetta, non l'avevo fatto benissimo e si è visto il risultato, quindi mi raccomando, molto importante, prendete un bicchierino di acqua, un pennello e andate a spennellare la base del biscotto con l'acqua, andate a reidratarla. Deve essere ben spennellato lungo i bordi, deve proprio riprendere umidità, se no rischiate che magari durante la cottura, quando va a formarsi il piedino, nelle parti che rimangono più secche, il piedino non si sviluppi e faccia come delle bolle. Quindi mi raccomando, bagnate bene sotto e bene i bordi del biscotto, sempre alla base. Quindi il biscotto inumidito messo sulla teglia con il suo aroma, spezie, anice, quello che più volete. Cottura anche qui deve essere una cottura un po' lenta a bassa temperatura. Andate a metterli nella parte più bassa del forno, non a contatto con la base del forno ma nel ripiano più basso. Iniziate a 150 gradi per una decina di minuti, dopodiché abbassate la temperatura 125-130 gradi, li fate andare un altri 10 minuti per controllare che siano cotti. Come si fa? Si va a fare ovviamente forno preriscaldato, come per i macaron, ovvero si apre,
il piedino si sarà alzato, quindi si prenderà il biscotto, si proverà a muovere. Se si muove ancora tanto, se traballa ancora tanto, vuol dire che non è ancora pronto, lo lasciate andare ancora un po'. Se vedete che non è ancora pronto, ma comunque sta iniziando a scurirsi un pochino sopra, prendete un foglio d'alluminio e ce lo mettete sopra, perché un'altra caratteristica di questi biscotti è appunto il loro colore immacolato, oserei dire. Sembrano veramente delle tesserine di neve decorate. Forno normale, quindi sì, 150 gradi i primi 10 minuti, poi aprire il forno, magari anche girare la teglia se volete essere più sicuri che sia una cottura uniforme, abbassare a 125 e lasciare altri 10 minuti. Sempre vedere la prova, il colore è a posto così. Appena sfornati sono fantastici, trovate questa crosticina sopra che sembra quasi una meringa, una mezza via tra una glassa e una meringa, croccantissima, dentro il cuore morbidissimo e soffice quasi, perché ricorda un pochino un biscuit, una pasta biscotto, quello che si usa per fare i rotoli tipo il tronchetto di Natale, e sotto questo piedino che li ha fatti rialzare e li farà sembrare proprio dei mattoncini decorati. Un altro indicatore che tutto il processo è stato fatto bene e soprattutto la fase di asciugatura è appunto il fatto di ritrovare sulla superficie il disegno che avete stampato quando siete andati a formarli. Se no, appunto, se non si è seccato abbastanza, rischiate che una volta in cottura, comunque con l'umidità e con il fatto che un po' lievitano, si alzano, il disegno non rimane fermo, si va a perdere, si crepa un pochino. Quindi la prova del 9 per vedere se il biscotto è riuscito è la cottura e poi ovviamente il sapore. Come vi dicevo, potete andare ad aromatizzarli con quello che più preferite. Se non vi piace l'anice, io vi consiglio di provarlo perché secondo me ci sta molto bene, però potete utilizzare un mix di spezie, anche scorze di arancia, scorze di limone, come più preferite. Spero che proverete a rifarli perché sono un ottimo passatempo, soprattutto quando è ora di andare a formarli. Sì, ci sono un po' di passaggi un pochino, diciamo, lunghi o a cui fare un po' occhio, però come vi ho già detto ne vale veramente la pena. Spero anche che questo video, questa guida vi sia servita. Vi ho cercato di dare tutti i suggerimenti che io ho adottato, che ho imparato facendo un po' di esperimenti, di avervi fatto conoscere un biscotto nuovo che a quanto pare è diventato un po' famoso adesso su TikTok, e quindi di portarvi qualcosa di nuovo. Fatemi sapere qui nei commenti se il video vi è piaciuto, se conoscevate già questi biscotti, se magari li avete provati, avete avuto occasione di provarli direttamente là dove li fanno. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, scrivetemi un commento, mi farebbe molto piacere conoscervi un po' di più. E se volete vedere altri video come questo, li trovate tutti quanti nella playlist sul mio canale. E fatemi sapere se vi interesserebbe avere altri video simili, perché a me piace un sacco andare a scoprire nuove culture, nuove tradizioni attraverso biscotti, dolci e pane. Detto questo, vi auguro buone feste, spero passerete un fantastico Natale, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!